Questo video non ha alcuna pretesa di affermare o mettere in discussione tesi di carattere scientifico, ma di incuriosire quante più persone possibile e di indurle a visitare un luogo affascinante come gli ipogei della Gurfa di Alia. Colline a perdita d'occhio, che diventano montagne senza che te ne accorga. È impossibile sbagliarsi. Quello che ho attorno è uno dei paesaggi in cui ci si imbatte con gran facilità nell'entroterra siciliano. Mi sto dirigendo nei pressi del centro abitato di Alia per visitare la cosiddetta Gurfa, un luogo controverso che suscita grande curiosità per la sua stessa esistenza. Soprattutto perché si trova in un'area geografica che oggi può apparire piuttosto isolata. Ma questa zona, in effetti, in periodo protostorico, fu il cuore dell'antico regno dei Sicani e del loro sovrano Cocalos, lì dove, secondo un'affascinante teoria, il mitico re Minosse tentò di catturare Dedalo, in seguito alla sua fuga da Creta. Stavvi Minosso orribilmente rigna, esamina le colpe nell'intrada, giudica e manda secondo Caviglia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque che radi vuol che giù sia messa. Prima di recarmi alla Gurfa, desidero fare un salto al centro abitato di Alia. Si trova al confine tra le province di Palermo e di Caltanissetta, a un'altezza di circa 720 metri sul livello del mare. Le prime notizie che la riguardano risalirebbero al X-XI secolo, come casale arabo agricolo dal nome di Yalè. Nella storia di quella che prese successivamente il nome di Lalia, si alternano proprietà e diritti feudali già a partire dalla fine del XIII secolo, il periodo successivo allo scoppio della guerra del Vespro, fino ad arrivare alle lotte contadine dell'immediato dopoguerra del XX secolo. Oggi Alia è abitata stabilmente da circa 3.500 persone. Sono riuscito a fare un salto alla seicentesca chiesa madre, intitolata a Maria Santissima delle Grazie, che è anche santuario dal 1957. Lì accanto vi è lo stile Liberty siciliano di Palazzo Guccione, mentre sulla via Santa Croce si affaccia l'interessante museo civico ed etnoantropologico. All'uscita del paese, invece, i contemporanei murales di Croce Taravella portano la mente a immaginare antichi e misteriosi riti, che, secondo una teoria, potevano aver luogo all'interno di ambienti artificiali, poco distanti da Alia, scavati nella roccia arenaria. Questi stessi ambienti, per l'appunto, sono detti Gurfa. Scavata nell'arenaria un po' come le catacombe dei primi secoli d.C. È fuor di dubbio che la struttura fu sede dei cavalieri teutonici nel basso medioevo. Come è fuor di dubbio che divenne anche rifugio per briganti a cavallo del periodo dell'Unità d'Italia e che successivamente sia diventata anche rifugio per pastori, per il bestiame, oltre che magazzino, anche azienda agricola. E in effetti Gurfa, in siciliano, derivante dall'arabo, significa proprio grotta, ingrottamento, cavità, ma anche magazzino. Ma in questa sede credo di dover prendere l'ipotesi più affascinante riguardo a questo luogo, che è quella del professore architetto e storico dell'arte Carmelo Montagna, per spiegare brevemente il motivo dell'esistenza di questo posto nel cuore della Sicilia, in un luogo oggi apparentemente così isolato.
Chi sostiene che è un granaio ha ragione, perché è stato anche un granaio. Chi sostiene che è stata un'azienda agricola ha ragione, perché di fatto c'è stata un'azienda agricola. Ma queste risposte non sono esaurienti, perché la domanda è: che ci fa un luogo così importante alla confluenza di due fiumi fra i Monti Sicani e le Basse Madonie, da cui si originano due grandi idrovie? Una è l'idrovia Platani, sfocia nel canale di Sicilia a Eraclea Minò, l'altro è il fiume Torto, che sfocia sul Tirreno. Questa grande idrovia Platani-Torto è una strada di attraversamento verticale che congiunge le due sponde del Mediterraneo, in cui dell'età del bronzo arrivarono tutti, i Minoici, i Micenei, sulla costa tirrenica arrivarono i Sardi probabilmente, e quindi la curva è il luogo ideale che dal punto di vista geopolitico serve per gestire il territorio. Questo spiega perché questo posto è esattamente qua. La struttura è composta da 6 ambienti principali disposti su 2 piani. Al piano superiore un cunicolo collega l'esterno con l'interno. Sulla sinistra troviamo una prima stanza, con il segno di una poderosa chiusura, che sembra potesse essere azionata solo dall'interno. Alla destra si aprono l'una dopo l'altra 3 stanze, l'ultima delle quali termina con un cunicolo che porta a un balcone su un'altra stanza interna, talmente grande che si eleva dal piano inferiore. Si tratta di una camera detta Atholos, un ambiente a volta campaniforme con un foro sulla sommità, da cui si vede il cielo, e che si eleva per oltre 16 metri dal pavimento. La seconda delle stanze di destra, sempre al piano superiore, presenta un curioso foro sul pavimento, che la collega con una camera del piano inferiore con soffitto a tenda e che mostra delle nicchie orizzontali nelle pareti laterali e una nicchia centrale nella parete frontale rispetto all'ingresso. Questa stanza a tenda comunica tramite un corridoio con la base dell'ambiente Atholos. Ho già accennato come questo sistema di stanze abbia avuto la funzione negli ultimi secoli di rifugio per briganti, pastori e bestiame. Certo, le nicchie laterali della stanza a tenda potevano sicuramente servire anche come mangiatoie per gli animali, e il foro per terra nella seconda stanza del piano rialzato avrebbe anche potuto servire come canale per gettare il fieno nelle mangiatoie. Non si può però che rimanere perplessi davanti a quelle enormi stanze scavate nella roccia da mani umane, ricercando delle motivazioni che vanno oltre la semplice intenzione di rifugiarsi dalle forze dell'ordine o dalle intemperie. Probabilmente la curva è un santuario che gestiva una sorta di dodecapoli, all'interno della quale si gestiva quello che Omero chiama il potere del Minos Enneade, cioè un sovrano che potrebbe essere il Basileus dei Sicani, che ogni 9 anni si recava, dice Omero, nella grotta dell'Ida a Creta, e là il dio lo abbracciava per l'eternità o gli rinnovava le insegne del potere. Quindi praticamente ogni 9 anni c'era un momento in cui fra colonnelli, primus inter pares, si decideva chi era il nuovo sovrano, Basileus, Minos, come lo vogliamo chiamare, e questi riti di iniziazione avevano a che fare con una ritualità di cui abbiamo notizie larvali, che è il rito della catabasi, di andare a dormire con i morti e poi dopo 3 giorni di risorgere a nuova vita. Nelle 4 stanze superiori c'è un primo ambiente che probabilmente è l'ambiente del santuario in cui si lascia un'offerta, poi c'è un secondo ambiente che è il Megaron. Nella seconda stanza c'è sulla parete a sinistra, a mezza altezza, staccato dal suolo, un ambiente inquietante ad utero, che è l'ambiente che in tutti i santuari in cui si fa il rito della catabasi è l'ambiente della regressione uterina larvale di questo candidato che deve essere decostruito per essere pronto alla calata al mondo infero. Nella terza stanza, quando il soggetto è preparato, c'è questo vano di discesa che è l'ambiente ideale per la calata al mondo infero nella stanza dinastica della cripta funeraria. Alla curva si salva il più grande ambiente Atholos del Mediterraneo, direttamente confrontabile con quelli micenei e quelli minoici, di cui ci resta solo la memoria dal tesoro di Atreo, per esempio. Dice Argan, il tesoro di Atreo è la triste dimora dei morti. Ambiente buio, umido, sotterraneo. Alla curva c'è questo raggio di luce che, penetrando, costruisce un effetto che ha un parallelo incredibile al Pantheon di Roma. La piccola differenza è che il Pantheon di Roma è dell'epoca di Traiano, secondo secolo d.C., e qua probabilmente siamo 3 generazioni
generazioni prima della guerra di Troia, questa data coincide con la descrizione che noi abbiamo di quello che doveva essere il complesso tempio, santuario, cripta dinastica, per come la racconta Diodoro Siculo nel I secolo a.C., di quello che lui sa di come doveva essere questo sepolcro mitico di un signore sovrano del Mediterraneo, Talassocrate, che viene a morire nell'entroterra del Platani e che tutte le fonti, da Erodoto a Diodoro Siculo, raccontano come storia vera. Pare dunque vi siano molti indizi lasciati qua e là da chi ha pensato non solo a costruire questo luogo, ma anche a come utilizzarlo e perché. Sono indizi labili, sfocati, ma anche molto coerenti l'uno con l'altro, secondo l'imponente bibliografia su cui si basano gli studi di Carmelo Montagna. Mi trovo quindi in un luogo che molto più di altri potrebbe parlarci di come si svolgessero determinati rituali di iniziazione almeno dall'età del bronzo, che in qualche modo erano legati al mondo dei morti e all'elezione di un nuovo sovrano. Alla Gurfa ci sono tutti i caratteri di quello che secondo Diodoro Siculo doveva essere questo grande santuario di questo Minos favoloso che viene in Sicania per recuperare il software che era sfuggito dal labirinto, che è la venuta di Dedalo in Sicilia. Qua ci facciamo raccontare solo la prima parte del mito, che è quello del labirinto di Teseo del Minotauro. La seconda parte, quella che ci riguarda, dell'arrivo di Dedalo volante alle foci del Platani, noi la sottovalutiamo. In realtà invece c'è tutta un'architettura pre-greca che rispetto a quella greca, che è quella dei templi di Agrigento e dei teatri, ha almeno 7 secoli di storia in più da raccontare, di cui non se ne è occupato nessuno. Con un po' di immaginazione quindi posso dire di essere in un luogo in cui la storia e il mito hanno trovato un punto di congiunzione, dove il grande architetto Dedalo ha trovato un rifugio dalla collera del re Minosse e dove lo stesso Minosse ha trovato la morte per opera di Cocalos, re dei Sicani, proprio in difesa dello stesso Dedalo. Ditemi se si può essere più emozionati. Si tratta di un tipo di emozione dettata da sensazioni, ricordi ed esperienze di vita che riempiono di senso un'esistenza condivisa e le dà un'identità che oltrepassa i decenni, i secoli e in questo caso addirittura i millenni. Questa emozione non dà pane da mangiare o acqua da bere, ma caspita, quale sensazione quella di sentirsi parte integrante di una grande, avvincente storia che a modo suo racconta al mondo cosa è davvero l'isola di Sicilia.